Ciao ragazze, questa è la mia taglia e cuci. È una Bernina 800 DL e ce l'ho da un bel po' di anni e mi trovo veramente bene. Vi voglio far vedere come la uso e le sue principali caratteristiche. Il modello Bernina 800 DL 700D è una macchina overlock molto versatile. Taglia, rifinisce e cuce in una sola operazione e dà al tuo guardaroba un aspetto di perfezione professionale. Vediamo come è organizzata la macchina. È organizzata da questo sorta di albero, chiamiamolo così, si chiama guida del filo, perché appunto serve, come potete vedere, a collegare tutte le varie bobine e i fili delle bobine direttamente alla macchina. Sono la regolazione della tensione, andiamo a vederle nel dettaglio. Allora, la prima è la regolazione della tensione ago sinistro, questa è la regolazione della tensione ago destro, questa è la regolazione della tensione crochet superiore e questa è la regolazione della tensione crochet inferiore. Vedete che qui ci sono tutti i simboletti che variano di colore. Da questa parte vediamo varie altre funzioni. Qua io ho staccato la presa per essere più sicura. Qua c'è il tasto accendimento spegnimento e questi due cosa sono? Sono la regolazione della lunghezza del punto, sono la regolazione della lunghezza del punto che è questa, mentre questa, che poi andiamo a guardarla nel dettaglio più tardi, regolazione del trasporto differenziale. E questo ovviamente è il volantino. La presa di corrente, ricordate di staccarla sempre quando dovete fare tutte le operazioni anche di pulizia o di manutenzione della macchina. Allora, qua dietro abbiamo il leva alzapiedino, questa è la placca dell'ago, questo è il piedino, chiaramente. Questo è il coltello superiore e questi qua che vedete qui, questi qui che vedete qui, R e L, sono per gli aghi, i due aghi, perché la taglia e cuci sappiamo lavora con due aghi, vedete? Proviamo ad aprire questa parte qui e qua sono le dolenti note, perché la prima volta che ho usato una taglia e cuci mi sono venuti i capelli verdi senza andare neanche dal parrucchiere, quindi diciamo che ho anche risparmiato, perché per il filo, per mettere il filo ci vuole una laurea, veramente non voglio scoraggiarvi, ma comunque è abbastanza complicata. Questa è la vista con il coperchio del crochet aperto e qua vi faccio vedere non spaventatevi, ecco qua la parte interna. Io credo che sia molto utile perché hanno messo questa sorta di disegno che ci aiuta in breve tempo a capire come dobbiamo infilare tutti i fili. Dobbiamo iniziare dal filo 1, dal filo poi 2, 3 e 4. Quindi il primo da infilare è l'1, quindi diciamo questo qui. Questa è una Bernina, viene montata in questo modo. Comunque comprando la macchina avrete le istruzioni, potete farlo. Il volantino si usa come la macchina da cucire normale, quindi in senso antiorario, quindi così. Per la sostituzione degli aghi ci sono queste due vitine che vedete qui. Prima di tutto vi consiglio di spegnere la macchina, l'interruttore principale lo mettete a 0, staccare la spina dalla presa di corrente, girare il volantino finché gli aghi si trovano nella posizione più alta e poi abbassare il piedino, quindi lo abbassiamo, ecco così il piedino come vedete è abbassato. Con un cacciavite piccolo che avete in dotazione con la macchina dovete allentare leggermente questi bulloncini. In dotazione avrete anche questa specie di marchingegno, mentre con questo qui cosa servirà? Questo aggeggino magico
per tenere il nostro filo, il nostro ago, in modo tale che non cade giù, 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 ma lo tenete fermo. Mi avete fatto una domanda riguardante gli aghi in uno dei gruppi dove io pubblico questi miei tutorial. Mi avete chiesto che aghi si possono utilizzare. Ovviamente variano da macchina a macchina. Questi della Bernina lavorano con un sistema di ago 130-705H, quindi acquistate sempre, io ve lo consiglio per quanto riguarda gli aghi, sempre un ago che abbia queste caratteristiche. Si consiglia quindi di usare gli aghi dello spessore di 70-90. Allora, queste levette secondo me sono la cosa più importante da saper usare per la taglia e cuci, perché sono le levette della tensione del filo. A seconda della stoffa che andate a lavorare, la tensione del filo andrà a modificarsi. La tensione base per la maggior parte delle stoffe e filati varia da 3 a 5. Io l'ho messo in questo caso a 5 e qua in alto, poi andiamo a vedere perché. Comunque la tensione può essere regolata da 1 a 9. Allora, questa manopolina qui, che vi ho fatto vedere prima, è la lunghezza del punto. La lunghezza del punto è progressivamente regolabile tra 1 e 4 mm, come vedete. Vedete 4 e qua c'è 1. E può essere regolata anche durante il cucito, quindi mentre voi state cucendo. Normalmente viene cucito con una lunghezza del punto che è di 2,5. E infatti dovrebbe essere così. Questo è 2,5. Dovete fare delle prove prima di iniziare con dei piccoli scampoli di tessuto. Andiamo a vedere cosa serve invece questa nel dettaglio. Questo come vedete c'è scritto DIF, è il trasporto differenziale. Consente di eseguire su materiali di maglia delle cuciture dritte, prive di ondulazioni e senza spostamento degli strati di stoffa. Inoltre impedisce la formazione di increspature su stoffe lisce e leggere. Apriamo la nostra macchina da cucire sul davanti perché vi voglio far vedere delle parti che si trovano appunto a questa parte. Come vedete c'è questa manopolina che è il coltello, la posizione del coltello. La posizione del coltello viene modificata da 3-5 mm, quindi a 1 che sarebbe qua, 2 fino ad arrivare a 3. La posizione del coltello inferiore determina la larghezza della cucitura. Ridurre la larghezza della cucitura se il bordo della stoffa viene arrotolato. Allora, se dovete fare una cucitura arrotolata dovete spostare il coltello così, vedete? Così è arrotolato e così invece è una cucitura overlock normale. Il bordo della stoffa viene arrotolato ed è avvolto dal filo, creando una rifinitura per materiali molto leggeri. Quindi per che cosa lo potete utilizzare? Per sciarpe, fazzoletti, biancheria intima, abiti da sera, tendine oppure tovaglioli. È molto utile, quindi potete immaginare. Trasporto differenziale cosa serve? Per arricciare, quindi permette di arricciatura di uno strato di stoffa leggera, per esempio maniche, pulsini, rifiniture con pizzo e volant. L'overlock deve essere a 4 fili, quindi dovete usare tutti e 4 i fili per poter fare una cosa del genere. Poi magari vi faccio, se volete, un video a parte. La lunghezza del punto deve essere, quindi questa, deve essere tra 3 e 4, quindi per esempio voglio fare una cucitura, devo mettere tra 3 e 4. La larghezza della cucitura da 2 a 3, il differenziale a 2, se voglio fare una cucitura diciamo arricciata. La tensione degli aghi è questo, da 6 a 8, quindi nella tensione degli aghi si ottiene un'increspatura più pronunciata, quindi più andate verso l'alto e più si arriccerà la stoffa. Per cucire senza differenziale questo lo dobbiamo mettere ad N, quindi ecco, normale e senza differenziale. Allora, per quanto riguarda la mia Bernina, la mia taglia e cuci, qua abbiamo il sommario dei punti, come vedete. Quindi overlock 4 fili vi dice la lunghezza del punto, la tensione del filo, la regolazione di base.
come dovete mettere la lunghezza del punto, la tensione del filo, la regolazione base, roulé a 2 fili, orlo arrotolato a 2 fili, overlock reversibile a 2 fili, orlino arrotolato a 2 fili, cucitura arrotolata a 3 fili, piatta 3 fili, elastica. Quindi avete tutto questo schema che vi può aiutare a seconda del lavoro che state facendo e dello spessore della vostra stoffa, ovviamente.